Ciao ragazzi, bentrovati. Questa volta vorrei mostrarvi cosa fare quando si spezza un ugello dentro un fornello di un piano cottura. Questo è un problema molto frequente, infatti spesso capita che si ha difficoltà a svitare un ugello a causa dell'ossido che si è creato nel tempo e quindi cercando di svitarlo forziamo e si spezza, come è capitato a me, guardate. Allora, questo è quello che si è spezzato. Se lo confrontiamo con il nuovo potete notare che è molto più corto. Questo che significa? Che la parte mancante è rimasta bloccata nella coppa del bruciatore. Quindi noi dobbiamo rimuovere quella parte che è rimasta bloccata. Approfittando che già ho a disposizione il nuovo ugello da installare, prendo la misura della parte filettata, eccola, che è di 5,8 mm. Più o meno queste sono misure standard. A questo punto, sapendo che la parte che si è spezzata ha questo spessore di 5,8 mm, useremo allora questa punta a cobalto da 4 mm di spessore per fare un foro giusto al centro dell'ugello che si è spezzato. Vi consiglio di usare un trapano a basso numero di giri. Se avete un avvitatore è meglio ancora. Mi raccomando, mentre foriamo cerchiamo di tenere la punta perfettamente verticale. Il mio scopo è proprio quello di perforare al centro dell'ugello senza intaccare minimamente la coppa del bruciatore. Adesso prendiamo un piccolo cacciavite come questo, eccolo qua. Va bene anche quelli che vendono i cinesi che servono per svitare gli orologi. E affiliamo la punta su un po' di carta abrasiva per renderla molto più sottile e ancora più appuntita. La mia intenzione è usare questo cacciavite come se fosse un piccolo scalpello, cercando di staccare dalla coppa del bruciatore quello che è rimasto dell'ugello spezzato e che abbiamo appena perforato. Attenzione ragazzi, cerchiamo di rimuovere quello che rimane dell'ugello facendo leva verso il centro, evitando possibilmente di rovinare la filettatura della coppa del bruciatore. Sono riuscito a smuovere l'anello, ora cerco di fare leva per estrarlo. Ecco, guardate, si è spezzato. Sarebbe stato meglio se non si fosse spezzato perché sarebbe venuto via in un solo colpo. Ora userò una piccola pinza per rimuovere le parti dell'ugello che si è frantumato. Come pinza sto usando una molletta che si usa per fermare i capelli. Allora, questi sono i frammenti dell'ugello che ho rimosso dalla coppa. Adesso vi mostrerò come rimuovere l'ugello usando un estrattore. In questa scatolina ce ne sono 5 di varie misure. Io userò il più piccolo, quello che c'è il numero più piccolo stampato sopra, per cercare di svitare l'ugello spezzato. Se volete acquistarli, costano soltanto 9 euro. Nella descrizione di questo video vi ho messo il link se volete comprarli. Quindi dopo aver forato l'ugello, come già vi ho mostrato, appoggio l'estrattore sopra l'ugello e do qualche colpo di martello. Il colpo di martello serve per farlo penetrare leggermente all'interno.
e poi non devo fare altro che girare in senso antiorario. Infatti guardate, si è svitato. Ovviamente se non dovesse venire via con le stratture, allora in tal caso userete la prima opzione, nella quale mi avete visto usare il cacciavite. Mi raccomando, non usate le stratture con il trapano, ma fate la procedura a mano come vi ho mostrato. Ovviamente usando il trapano si sono formati dei trucioli di metallo che andremo a rimuovere con un aspirapolvere. Poiché il tubo dell'aspirapolvere è abbastanza grosso, quindi non riesco a inserirlo nella coppetta, allora creerò una riduzione usando questo tubo corrugato. Questo tubo corrugato si usa comunemente per fare gli impianti elettrici, quindi lo potete trovare in un qualsiasi negozio di ferramenta. Con 50 centesimi il negoziante ve ne darà circa 1 metro, quindi non costa nulla. Bene, ora apriamo per qualche secondo la manopola del gas. La pressione stessa di questo gas uscendo espellerà via tutti i trucioli che sono caduti all'interno nel mentre usavamo il trapano. Uso un altro poco l'aspirapolvere. Apro di nuovo la manopola del gas e infine utilizzo per l'ultima volta l'aspirapolvere. A questo punto possiamo installare il nuovo gello. Mi raccomando, ovviamente deve avere lo stesso valore di quello che si è spezzato. Vi consiglio fortemente di non stringerlo troppo, dovete solo accostarlo senza forzare minimamente, non occorre metterci tanta forza. Ok, come vedete il fornello funziona perfettamente. Abbiamo riparato il nostro piano cottura spendendo pochi euro. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!